Ehi là, ciao Tribers e benvenuti a un nuovo episodio della serie di Tribers Life. Tribers Life. Oggi, a seguito della grande richiesta che ci avete fatto nei commenti e del feedback positivo che abbiamo ricevuto, vi riportiamo una nuova edizione del crash course sulla ricerca di bug di valore con Fabrizio, che in qualità di Triber Coach vi porterà una serie di bug interessanti e casi ed esempi veramente particolari. Detto questo, direi che per questo video possiamo passargli la parola e vedere un po' cosa farci vedere. Ciao Carlo, rieccoci ad un nuovo appuntamento del Crash Course. Oggi vediamo alcuni bug molto particolari, non tanto per la severity, ma per l'impatto che hanno sull'usabilità e sull'esperienza utente e anche sul modo di come è corretto segnalarli nel bug form. I bug che vi farò vedere sono quelli dell'ultima training challenge che è stata fatta sul website di Priority Pass. Oggi li vediamo con uno smartphone, ma alcuni sono riscontrabili anche sul website da computer. Partiamo subito e apriamo la landing page di Priority Pass, rimaniamo sulla lingua inglese, facciamo uno scroll down fino alla sezione Priority Pass Airport Guides, facciamo tap su More. Ci viene mostrata una pagina con alcuni aeroporti più famosi, ma possiamo vedere che al centro abbiamo un menu con la freccettina in basso e andandoci a cliccare su in realtà non fa nulla. Questo è già un primo bug, ma nella realtà se ci facciamo caso, io è vero che sto facendo tap sulla freccia e non si vede nulla, ma se faccio tap su Popular mi si apre una drop down list che in realtà non è di facile lettura, perché avendo il tratto grafico che mi indica di dar giù un menu, io vado a fare tap sulla freccetta. Questo è un consiglio che do a tutti: provate a fare tap anche in altri punti, perché magari quel comportamento nasconde altro, e qui infatti nasconde una drop down. Già un primo bug è questo che vi ho detto. Il secondo è ancora più particolare. Facciamo tap sulla lettera A e mi aspetto che vengano mostrati gli aeroporti in ordine alfabetico che iniziano con la lettera A, ma non vedo nulla. Faccio tap sulla lettera B e mi vengono mostrati appunto gli aeroporti ordinati in ordine alfabetico con la lettera B. Ritorno sulla lettera A e a un certo punto ho gli aeroporti in ordine alfabetico con la lettera A. Nella realtà, se non ci fossero aeroporti, avrei la lettera disabilitata come nel caso della I. Ma negli altri casi, dove appunto gli aeroporti sono presenti, al primo tap e al primo caricamento della pagina non vengono mostrati, mentre se io faccio un cambio di lettera e ritorno sulla lettera precedente mi vengono mostrati. Questo è un bug, ovviamente, però dovete descriverlo così, cioè se nel bug scrivete ok, la lettera A non contiene aeroporti, in realtà è sbagliato. Visto che c'è graficamente un comportamento che vi dice una lettera dove non sono presenti aeroporti è disabilitata, vi dovrebbe venire il dubbio che se sono abilitate le altre e non vedo nulla, ci vado un attimo a giocare su per capire se in effetti ci sono o non ci sono. Quindi siate curiosi nell'andare a fare un po' di prove per capire in effetti se quello che avete pensato di aver trovato come bug contiene altri comportamenti errati in questo caso. Dopodiché ne vediamo un altro, faccio tap sul burger menu e faccio tap su Our Lunch. Qui ho l'elenco dei club presenti negli aeroporti, diciamo, del mondo. Faccio scroll down fino ad arrivare ai continenti e tappo su Nord America. Apro Nord America, scelgo l'aeroporto di Halifax. Mi viene caricata la pagina e, tolta la parte appunto del leader con il nome del leader dell'aeroporto, mi viene mostrato un banner con no results found, quindi non ha trovato risultati, ma mi dice anche di fare login per proseguire nell'esperienza. Sicuramente potrebbe essere un bug, ma anche in questo caso andiamo a vedere se scegliendo un altro aeroporto il comportamento è uguale. Quindi che cosa faccio? Faccio un back dal browser, ritappo su Nord America e scelgo ad esempio Buffalo. In questo caso ho tolto appunto la parte del leader con il nome, ho la parte grafica del club e se vado a fare tap sul club ho due call to action, una con Join Priority Pass e l'altra login. Per cui in questo caso io mi trovo davanti a due bug: uno, l'assenza delle call to action nel precedente aeroporto, e il secondo che non è proprio presente tutta la scheda informativa del club. Avendo fatto un confronto fra due aeroporti si riscontrano due bug, e anche in questo caso è la curiosità che ha portato e che permette di arricchire quella che è poi la descrizione e anche la categorizzazione del bug. In realtà sembrano tutti dei bug abbastanza di poco valore, ma arricchiti in questo modo danno un valore aggiunto. Ne vediamo un altro molto particolare e prettamente da smartphone, quindi proprio legato all'usabilità da smartphone. Torniamo nella landing page, faccio tap su language nel
burger menu e scelgo italiano. Rifaccio tap sul burger menu, faccio tap su per le aziende e infine su per i tuoi clienti. Forse avete visto un altro bug, dite qual è il bug nei commenti, così vediamo se l'avete riscontrato. Faccio uno scroll down e vedo contatta uno dei nostri uffici vendite con 3 mappe, si vede che non sono cliccabili perché sono delle immagini e basta. L'utilizzo più ovvio di uno smartphone è questo qua, quindi è in verticale. Proviamo a girarlo. Nel momento in cui lo metto in orizzontale mi accorgo che per ogni immagine ci sono, oltre alla spiegazione di in quale nazione si trovano gli uffici, anche i numeri di telefono che invece quando lo stavo guardando in verticale non erano assolutamente visibili, sia riducendo sia spostando, sembrerebbe appunto come se non ci fossero. Questo è un bel bug di usabilità, qui si va proprio di curiosità. Se io non avessi fatto questa prova non mi sarei accorto che quei numeri di telefono e quelle informazioni sono nascoste ad un utilizzo normale, anzi più frequente, che si fa con lo smartphone come appunto orientamento. Ovviamente se io mi fossi trovato sul desktop non me ne sarei accorto perché sul desktop magari li avrei visualizzati correttamente. Ne vediamo altri due di cui uno è un bug e l'altro no. Torno di nuovo in home page, mantengo l'italiano, dopodiché faccio tap sul burger menu, faccio tap su assistenza ai soci. Entro in un menu, come potete vedere è diverso da quello della landing page, ve ne accorgete da due evidenze. Il primo è cambiato leader, il secondo è cambiato alla URL, è una sezione staccata dal website padre. Però sicuramente aver ridotto quello che è il menu e quello che è il leader porta l'utente in confusione. È vero, è una scelta progettuale, però può creare qualche problema di usabilità. L'altra cosa particolare è che è cambiata la lingua. Io ero in italiano, adesso mi ritrovo in inglese e per tornare in italiano devo nuovamente riaprire il menu lingua e cambiarlo in italiano. Sicuramente questo è un bug perché io sono passato da una voce di menu ad un'altra parte del website, mi è cambiata la lingua e mi è cambiato il leader menu. Quindi spero di avervi dato un po' di informazioni particolari su come andare alla ricerca di bug e come poterli segnalare. Quelli che abbiamo visto oggi ovviamente sono quota parte dei bug presenti in questa training challenge. Ce ne sono altri di valore, ma ho voluto concentrare questo video proprio su quei passi in più da fare sia per segnalare bug particolari e anche per segnalarli correttamente, perché ad una prima lettura sembrano dei bug soliti, ma andandoci un attimo a ragionare su, in realtà da un comportamento anomalo ne abbiamo tirati fuori almeno 2. A proposito, nel video troverete forse un bug o forse no, fatemelo sapere nei commenti e alla prossima. Ok, grazie mille Fabrizio di tutti gli esempi che ci hai fatto vedere, delle informazioni che ci hai fornito in questo video. Io ragazzi come sempre spero che vi sia piaciuto, per quanto mi riguarda è stato un video particolarmente interessante devo dire. Ovviamente come sempre se avete qualsiasi domanda scrivetela nei commenti che andrò poi a rispondervi e per ora ringraziamo Fabrizio e ci vediamo la prossima settimana in un nuovo video.